Benvenuti, carissimi spettatori di Gossip alla turca, nel nostro spazio dove i retroscena si intrecciano con emozioni vere, e dove cerchiamo sempre di svelare, con eleganza e profondità, cosa si muove davvero dietro le luci del mondo dello spettacolo turco. Prima di iniziare questa lunga e intricata storia, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e, se volete sostenerci in modo ancora più speciale, cliccare sul tasto Unisciti. Il vostro supporto è la forza che ci permette di portare avanti analisi dettagliate come quella di oggi. Negli ultimi giorni, il nome di Gökberk YLDRM è tornato a echeggiare ovunque, non a causa di un set paparazzato, né per una scelta estetica azzardata durante una premiere. E nemmeno per quei piccoli incidenti aeroportuali che da soli sanno creare fiumi di meme. Stavolta il clamore nasce da un'opinione pronunciata sottovoce, tra mura fidate, da una figura familiare la cui voce, nella casa YLDRM, pare abbia da sempre un peso che non sfuma con il tempo. Si dice, almeno secondo le fughe di notizie che hanno invaso redazioni e forum, che il capofamiglia abbia trasmesso un giudizio limpido, quasi scolpito, riguardo alla direzione sentimentale del giovane attore. Una preferenza, non urlata ma appena sussurrata, che tuttavia ha scatenato una settimana intera di domande, dubbi, speranze e interpretazioni creative. La scintilla, secondo le fonti vicine all'entourage dell'attore, è esplosa nel momento in cui hanno iniziato a circolare indiscrezioni sul rapporto, ancora nebuloso e solo sfiorato dagli obiettivi, tra Gökberk e Sara Bluma. Una conoscenza recente, delicata come un fiore di fine inverno, che molti pensavano fosse in fase di crescita. Eppure, qualcuno all'interno della famiglia YLDRM non avrebbe mai concesso a questa nascente intesa un vero sigillo di approvazione. Tra i sussurri, emerge un nome che la rete non ha mai dimenticato, Cemre Arda. Secondo queste presunte confidenze filtrate nell'ombra, sarebbe lei la persona che ha acceso davvero, in tempi passati, il cuore di Gökberk. E forse, secondo alcuni, continua a farlo. È bastata questa possibilità, appena accennata, per trasformare una vicenda privata in una sorta di romanzo collettivo. Nel giro di poche ore, social e redazioni si sono lanciati in un vero e proprio scavo emotivo. Ogni sorriso, ogni pausa, ogni assenza è diventata un indizio da interpretare. Come se la vita di Gökberk fosse un manoscritto scritto con un inchiostro che appare solo in controluce. Chi segue la carriera dell'attore da anni sa che questa storia non riguarda semplicemente fotografie su copertine patinate. È piuttosto un accumulo lento e affettivo di momenti che hanno costruito, negli anni, la percezione di una connessione profonda tra lui e Cemre. Le prime volte sul tappeto rosso, gli sguardi complici catturati dai fotografi, le risate spontanee durante interviste improvvisate. Tutto è diventato il materiale con cui il pubblico ha edificato un immaginario amoroso difficile da scalfire. Per molti, l'alchimia tra i due non era mai stata davvero archiviata. E ora, quella memoria collettiva ritorna di colpo, non per scelta loro ma perché una preferenza paterna sembra aver risvegliato ciò che molti fan avevano messo in una scatola di nostalgia. I più romantici sognano un ritorno come si sogna un sequel atteso da anni. I più critici, invece, temono che questo risveglio emotivo rischi di travolgere tre persone invece di unirne due. A proposito, cari spettatori, permetteteci un momento per ricordarvi che Gossip alla turca è qui proprio per analizzare ogni aspetto con cura e sensibilità. Quindi se state apprezzando questo viaggio tra cuore, famiglia e celebrità, lasciate un commento qui sotto e fateci sapere quali storie vorreste vedere nelle prossime puntate. Ma torniamo ai fatti. Dall'altra parte di questa equazione narrativa c'è Sara Bluma, che si è ritrovata, quasi da un giorno all'altro,
nel centro di un'arena che non aveva chiesto di abitare. Da commenti affettuosi sulla sua indipendenza e il suo portamento elegante, il pendolo del web è presto passato a confronti ingenerosi e paragoni dolorosi con una donna che il pubblico ha quasi mitizzato. Una parte del web, più razionale e sensibile, ha tentato di difenderla. Ricorda continuamente che la vita sentimentale di un attore non è un campo da gioco dove il pubblico può alzare cartelli pro e contro come spettatori in un'arena ellenica. Tuttavia, quando una figura paterna esprime una preferenza, l'intera atmosfera cambia. Il discorso si fa più pesante, le implicazioni più invasive. Secondo persone che hanno osservato Goldberg negli ultimi giorni, l'attore avrebbe adottato un atteggiamento più vigile, più concentrato, quasi misurato. Non è scomparso. Non è nelle sue corde sparire nel nulla, ma la spontaneità che spesso lo contraddistingueva sembra aver lasciato spazio a una sorta di compostezza calcolata. Ogni sorriso dosato diventa un segnale. Ogni apparizione pubblica una possibile dichiarazione indiretta. Ogni silenzio un campo fertile per nuove interpretazioni. Viviamo in un'epoca in cui persino una scelta sentimentale può modificare strategie di branding, posizionamenti internazionali e collaborazioni con piattaforme globali. La famiglia, da semplice presenza affettiva, diventa improvvisamente un tamburo che batte un ritmo visibile a tutti. Il pubblico, come sempre accade quando tocca l'ambito delle emozioni, si spacca. Una parte urla, vogliamo il ritorno. Ridateci l'intesa che ci aveva rubato il cuore. L'altra ribatte, basta. Un uomo adulto decide da solo. Le relazioni non appartengono al pubblico. Nel mezzo, l'internet ronza come un alveare instancabile. Analisi approfondite che spuntano a mezzanotte, meme irresistibili alle 6 del mattino, video interpretativi nel pomeriggio, e infinite discussioni serali che somigliano più a sedute di psicoterapia collettiva che a gossip. Gli esperti del settore televisivo, sempre con un piede nella logica e uno nel mercato, osservano tutto dall'alto. Molti riconoscono che una serie o un progetto condiviso tra Goldberg e Cemre potrebbe avere un impatto gigantesco sulle metriche di engagement. La loro alchimia, persino dopo anni, rimane un'onda ancora pronta a infrangersi sulle piattaforme di streaming come un mare in tempesta. Ma attenzione, quell'onda, se cavalcata male, può diventare distruttiva. Troppa esposizione può trasformare una storia genuina in un pacchetto commerciale vuoto, privo di autenticità. Gli analisti ripetono la loro massima con toni quasi profetici. Non è la reunion in sé il rischio, ma il modo in cui viene gestita. Cemre, dal canto suo, mantiene un silenzio impeccabile. Né conferme, né smentite, né giochi mediatici sottili. Chi la conosce sostiene che il silenzio sia una strategia, non una mancanza. Meno alimenti la narrazione, meno potere le dai. Un pensiero elegante, quasi filosofico, che ha contribuito a creare attorno a lei un'aura di compostezza che il pubblico ammira profondamente. E Sara? Il suo dilemma è forse il più umano di tutti. Come andare avanti quando il passato del proprio partner rischia costantemente di entrare nella stanza? Vale la pena combattere per una relazione che deve continuamente dimostrarsi all'altezza di un ricordo che non le appartiene? Fonti vicine a lei parlano di una giovane donna che pesa, più che i sentimenti, la propria pace interiore. Perché amare sotto un riflettore così feroce è un esercizio di resilienza che non tutti desiderano praticare. E come se non bastasse, il discorso sulla famiglia ritorna ancora. In una cultura in cui l'opinione di un padre può avere un peso simbolico enorme, la fuga di questa preferenza non è stata percepita come una voce qualunque.
È stata vista come un colpo di scena. Un atto terzo improvviso, che rimescola tutto il copione. E pone Gökberk davanti a una sorta di bivio. Seguire la nostalgia, oppure difendere la nuova strada che aveva iniziato a percorrere. Mentre tutto questo si muove, il mondo digitale non dorme. Vecchie foto vengono tirate fuori dagli archivi come reperti archeologici. Clip di interviste vengono riassemblate in montaggi emozionali. Persino una pausa di 3 secondi durante un sorriso diventa un presagio. E qui arriva la domanda più grande, quella che vogliamo girare a voi, nostra meravigliosa community di gossip alla turca. Voi cosa pensate? Credete che la preferenza familiare sia davvero così decisiva? O ritenete che l'amore, oggi più che mai, debba essere un atto liberato da tutte le interferenze? Fatecelo sapere nei commenti, perché la vostra voce è una parte fondamentale di questo viaggio. Prima di salutarvi, vi ricordiamo ancora, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete il video e, se volete sostenere il nostro lavoro in modo speciale, unitevi alla community con il pulsante Unisciti. Siamo qui per continuare a raccontarvi storie, emozioni e segreti dell'universo delle celebrità turche, sempre con lo stile unico di gossip alla turca.